una canonica vuota e il desiderio di fare qualcosa perché si trova ad affrontare un momento di difficoltà. Sono questi gli elementi che hanno portato la comunità di Chiozza e poi l'intera unità pastorale della Pieve di Scandiano ad aprirsi all'accoglienza. Nel gennaio 2017, nell'ambito degli accordi tra Caritas diocesana e Prefettura, sono arrivati Hassan, Thomas e Mustafa, 3 giovani africani che hanno fatto richiesta di asilo politico in Italia. Oggi i 3 giovani, poco più che maggiorenni, sono tutelati dalla cooperativa sociale Lovile, che è subentrata a Caritas nella gestione del progetto di accoglienza. La Caritas diocesana rimane un punto di riferimento per la comunità per le attività svolte. La comunità di Chiozza aveva riflettuto sulla possibilità dell'accoglienza manifestando un desiderio che è partito dal Consiglio pastorale e poi ha coinvolto la comunità stessa. Questo desiderio si è scontrato anche con le paure anche del paese. E una sera che però abbiamo voluto fare insieme appunto con la comunità allargata alla quale tutti potevano partecipare, siamo partiti da una pagina di Vangelo e abbiamo fatto l'esperienza dell'essere liberati dalla paura, leggendo una pagina di Vangelo che è quella del buon samaritano che diceva, abbiamo letto in questo modo, di fronte alla domanda chi devo amare, chi è il mio prossimo, noi ci siamo detti che in quella pagina di Vangelo si diceva quando tu sei nell'esperienza del bisogno, chiunque ti sia vicino è un dono per te e quindi non ci si possono mettere limiti di fronte alle paure di quello che può essere. Abbiamo accolto questi 3 giovanotti prosperosi, belli muscolosi, che non hanno fatto altro che demolire tutti i muri che alle assemblee parrocchiali si erano eretti, perché abbiamo visto che sono esattamente come tutti i nostri figli, quindi sono semplicemente figli che hanno una residenza diversa dalla nostra. Avevamo creato delle etichette, li avevamo già giudicati prima dell'accoglienza, poi arrivati i ragazzi, conoscenza, rispetto reciproco, umiltà, hanno fatto cadere questi muri e sono come nostri fratelli. Ci siamo organizzati in questo modo come comunità e come insieme di volontari. Intanto abbiamo cercato di dividere un po' i settori di competenza, no? Quello che c'era da fare appena sono arrivati i ragazzi era quello di dirgli un po' come funzionava la casa e quindi c'era un gruppo di persone che si erano un po' più attenuti a insegnar loro come funzionava la casa. Un po' di persone erano ingaggiate per invece aiutarli a fare la spesa, perché anche questa dinamica magari loro la vivevano un po' diversamente da dove venivano e quindi c'è stato un percorso un po' educativo insieme all'educatore della Caritas, che a questo punto è l'ente con cui la Pieve aveva questo accordo di gestione di questo progetto. E poi c'era un gruppo di persone che si erano date disponibili per fare il passaggio, no? Fare il saluto, perché un impegno che hanno i ragazzi è quello di risiedere in questo appartamento sempre, no? E allora abbiamo sempre fatto il sopralluogo per verificare che ogni giorno i ragazzi avessero dormito qua, quindi in tanti passavamo con i turni, ci eravamo un po' organizzati meccanicamente coi turni, poi dopo in modo un po' più informale continuiamo a fare questi passaggi. Poi una parte di persone si è ingaggiata un po' per trovare qualcosa da far fare ai ragazzi anche nel tempo libero, quindi penso al pallone o alle attività con i giovani della Pieve, insomma qualcosa hanno sempre fatto. E poi sono successe le cose naturali in cui sono persone in relazione, si sono messi a giocare con i nostri figli della nostra età e escono e si incontrano con questi. Questa è l'organizzazione che siamo dati. In ogni ambito ha 1 o 2 persone di riferimento che ci si trova una volta al mese per definire quello che c'è da fare, l'andamento, e lo facciamo con gli operatori, adesso sono quelli di Ovile che hanno sostituito Caritas nella gestione del progetto. All'inizio io e Lucia siamo state le addette, diciamo così, alla conduzione della casa, quindi una delle prime cose che io gli ho insegnato ai ragazzi è stato usare la lavatrice, quindi a dividere il bianco dal nero, le cose basilari. E poi
sono veramente diventati autonomi in questa cosa molto velocemente, quindi dopo siamo passati un po' a controllare, diciamo così, che gli alimenti venissero conservati nella maniera giusta, che ci fosse ordine in casa, e poi man mano che loro sono diventati autonomi noi siamo diventati amici. Molto importante anche un gruppo di professori e maestri che li hanno seguiti in un percorso di ulteriore aiuto a imparare la lingua italiana e anche a conoscere la cultura, insomma, emiliana barra italiana. E con questi maestri hanno anche fatto delle gite didattiche per imparare e vedere un po' quello che c'è intorno. Però sì, lo so. Prima non c'è stato bravo. mamma mia, mamma mia, Mamma mia. mamma mia, proprio mamma mia direi io. Punto. Voi avete imparato, siete diventati bravi, dai, va bene? Sì, sì. Loro mi vengono a trovare anche a casa, ogni tanto passano da casa mia, suonano, vengono su, stanno lì a fare 4 chiacchiere con me, mi chiamano mamma, proprio... E questo mi dà un grande, anche un grande, come posso dire, un appiglio per sgridarli quando non fanno le cose che devono fare. Perciò a volte proprio gli dico, ma le vostre mamme sarebbero contente se voi fate questo oppure se non fate questo. E loro sono molto, molto cari, molto, per me veramente, sono proprio come dei figli. Invece la nonna, Sì, la nonna. anche vestita bene. Questo scogliente che una cosa che mi piace molto perché sono tanti bravi, loro intendono come i propri figli. La base dell'accoglienza è l'educazione. Comunque ci ringraziamo molto 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 perché loro ne hanno fatto loro ne hanno dato delle buone educazioni e adesso non possiamo dire niente, solo che ringraziarlo. Io ho avuto la fortuna di fare l'allenatore di calcio. Come allenatore di calcio i primi tempi loro si sono associati così per giochicchiare alla mia squadra, che è una squadra di ragazzi di 16-17 anni come loro, e li ho apprezzati molto come ragazzi, per cui è nata proprio semplicemente un'amicizia. Oggi loro mi considerano un po' il loro patrigno in modo scherzoso, per cui quando c'è bisogno di un trasporto, quando c'è bisogno di qualcosa di particolare mi telefonano e passiamo un po' di tempo insieme, niente di più, semplicemente proprio un'amicizia e niente di più. Per Thomas e Mustafa, il gruppo scandianese di accoglienza ha intercettato la disponibilità di 2 realtà produttive del territorio per avviare i giovani al lavoro. Io normalmente assumo dei dipendenti per il periodo estivo, quindi nel momento del picco del lavoro fra giugno, luglio e agosto. C'è stata questa proposta da parte della comunità parrocchiale di Scandiano e abbiamo risposto un po' titubanti all'inizio per la tipologia di lavoro che svolgiamo e le mansioni che doveva andare a svolgere Thomas. Già dal secondo giorno di attività con noi si è dimostrato molto intelligente, molto sveglio, molto in gamba, molto volenteroso e ci ha piacevolmente stupito. Il suo percorso è finito per il periodo estivo intorno al 5 di settembre e con mia bellissima sorpresa e tutti i magazzinieri, ho 2 persone che lavorano con noi da 20 anni, ma anche le ragazze in ufficio e tutti mi hanno chiesto la possibilità di poterlo avere o riassumere anche per il periodo invernale. Per me è una grande opportunità di essere qua a lavorare da Braglia e mi sento
bene, ho incontrato una nuova famiglia e a me sono molto contento di lavorare qua. Ma con Thomas è nato un bel rapporto, perché soprattutto spontaneo, perché lui è un ragazzo volenteroso, simpatico, intelligente, si dà da fare, quindi non c'è stato nessun tipo di problema. Ci siamo trovati bene, scherziamo continuamente dalla mattina alla sera e direi che insomma va benissimo, è stata una piacevole sorpresa insomma anche per noi. L'abbiamo tutti adottato perché tutti si occupano di lui, chiedono come sta, se ha bisogno di qualcosa, e gli diamo una mano insomma in tutti i vari aspetti della sua vita, non solo quella lavorativa che svolge con noi. Per Hassan sono risultate significative le relazioni nate sul campo di calcio. Quando è arrivato Hassan e i suoi altri 2 amici qui alla Canonica, su loro richiesta abbiamo ritenuto di provare ad inserirli per dargli una possibilità anche di farsi dell'amicizia, di entrare nel nostro ambiente. Penso che abbia trovato un grosso aiuto qua Hassan, perché io lo ricordo quando è arrivato, era un ragazzo molto chiuso, non parlava mai, sempre serio, insomma adesso vedo che si è un po' aperto. Ci vuole del tempo per integrarlo, però mi sembra sulla buona strada. Ecco. Quando c'è l'allenamento sono felice di venire perché c'era tanti ragazzi che sono molto amici per me e tutte le persone che vengono con noi sono molto importanti e noi li ringraziamo. Io li ringrazio tutto perché non è semplice di venire qua e trovare altre persone che ti vogliono molto bene. Sono qua e felice di vivere con loro. Mi sono sentito qua, cresciuto e magari diventerò una grande bambina con loro. In questo caso noi non abbiamo dato nulla, se non un tetto dove dormire, aderendo a un progetto nazionale, poi di chiesa e poi di cooperativa cattolica, non abbiamo fatto nient'altro. La struttura c'era già, il resto l'hanno fatto loro, facendosi voler bene, facendosi conoscere con estrema umiltà. Cosa è successo? Cosa ha battuto questo muro? Lo star vicino, la prossimità. Cioè, credo che il coinvolgimento di 7 parrocchie per essere vicino a 3 ragazzi, uno potrebbe pensare che sia una cosa sovradimensionata, uno dice quanta gente coinvolta per 3 ragazzi, però bisogna che guardiamo poi anche la qualità del risultato e se la qualità è aver trovato 3 amici in più, 3 figli, 3 vicini in più, credo che sia valsa la pena sprecare queste energie. Anche perché i veri destinatari di questa accoglienza siamo tutti noi, che abbiamo comunque imparato ad abbattere un po' più quelli che sono i nostri parrocchi, quindi credo che sia un lavoro che ciascuna comunità è invitata a fare.